Ciao a tutti cari amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Sagittario, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di aprile 2025. Abbiamo la carta della stella, amici del Sagittario. Bella carta per iniziare il mese, è una carta di desideri, di sogni, di nuovi obiettivi ed è anche una carta che è collegata alla speranza di poter raggiungere questi obiettivi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e poi ci sono anche i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Iniziamo con una torre, abbiamo un 8 di coppe, abbiamo un 10 di coppe, 3 di bastoni, la carta degli amanti, ragazzi, 5 di bastoni, la sacerdotessa e un 10 di pentacoli. Bene, adesso andiamo a vedere le carte una per una, andiamo a vedere un attimino l'energia generale del mese o quello che c'è insomma da sapere e dopodiché andiamo a vedere carta per carta e quindi andiamo per i single, per le persone che sono in coppia e via dicendo. Allora, cominciando da questa torre non mi sembra un bel inizio, io credo che qualcuno stia passando o sia passato, arrivi ehm, da un momento di rottura, da un momento di delusione. Di solito quando c'è la torre è perché qualche certezza ehm, può cadere fondamentalmente. E di solito sono le strutture egoiche che cascano con la torre. Andiamo a vederla. 9 di coppe e 7 di pentacoli. Andiamo a vedere anche l'8 di coppe, 3 di coppe e 9 di bastoni. Io ho la sensazione che qualcuno abbia solo voglia di star bene, di star tranquilli, di divertirsi, di festeggiare, di stare sereni. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Morte. E ruota della fortuna. È come se ci fosse la possibilità di lasciare indietro questa torre, secondo me. Ehm, Vi dico, per qualcuno potrebbero essere delle aspettative che avevate e che a inizio aprile potrebbero cadere e quindi c'è come questa ricerca per qualche cos'altro e c'è anche effettivamente la possibilità, di trasformarsi, di cambiare, di con la ruota della fortuna sento che potrebbero arrivare proprio nuove possibilità a livello di unione o a livello qualitativo, cioè la qualità dell'unione che già avete va ad un livello successivo, oppure se siete single si tratta di cercare qualcuno più affine a voi per poter creare un'unione in luce, mi viene da dire. Andiamo a vedere il 3 di bastoni.
Abbiamo un 8 di bastoni e un 7 di coppe, quindi ci sono delle possibilità che si aprono. Potrebbero anche essere delle nuove notizie, delle comunicazioni, delle informazioni delle quali venite a conoscenza e che possono effettivamente essere uno spunto, un input, uno sprone per aprirvi a queste nuove possibilità di cui ci parla il 7 di coppe. Andiamo a vedere questi amanti. Re di bastoni. Luna e cavaliere di spade. Ho come la sensazione che qualcuno abbia paura di mettersi in gioco. Direi che la gatta conferma. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Abbiamo il carro. È un 5 di coppe, 2 5. Non lo so, di solito quando ci sono dei 5 ragazzi ci sono come dei conflitti interni che probabilmente non vi rendono facile la scelta in quanto alla direzione da prendere riguardo tutte queste possibilità che effettivamente si possono aprire, cambiando queste dinamiche, cambiando queste vecchie abitudini. Andiamo a vedere anche la sacerdotessa. Un altro 5, 5 di spade. E 6 di pentacoli. È come se doveste cercare una via di mezzo per queste nuove possibilità che si aprono. Se poi la scelta diventa con due possibilità, cioè vado a destra o vado a sinistra, scelgo A o scelgo B, ho l'idea che con la carta della sacerdotessa vi invitino a guardare le cose da un punto di vista più lungo, cioè cercate di vedere le cose nel lungo periodo. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Mm. 9 di pentacoli e 4 di spade. È come se questo sogno che avete con la stella, piuttosto che speranza, piuttosto che obiettivo, fosse ancora un po' lontano perché siete in fase di trasformazione. Facilmente potrebbe essere di qualche attitudine, qualche comportamento, anche qualche tipo di ideologia, ma sento che è un po' più il comportamento in questo caso. Ci potrebbe essere una questione egoica, considerati i numeri, avete 3 e 5 qui, quindi ci possono essere come delle lotte interne proprio dovute a queste questioni, questi obiettivi legati all'ego. Diciamo che non è ancora ora che si sviluppi, secondo me, questa cosa al 100%, perché giustamente non avendo ancora bene idea da che parte andare, è come se avessi bisogno di recuperare ancora le energie per poi puntare la freccia verso l'obiettivo che volete raggiungere. Ma qui è come se l'obiettivo fosse in fase di lavoro, in fase di restyling, in fase di aggiustamento, mettiamola così. Va bene. Allora, andiamo a vedere per i single, ragazzi. Direi che vita sociale non ne dovrebbe mancare questo mese, sento che vi inviteranno a... vedo un posto in mezzo a un prato con, sembrano quasi stand gastronomici piuttosto che quelli delle fiere del mercatino, sono tutti bianchi e c'è come tanta gente, quindi potrebbe essere una fiera, potrebbe essere un evento particolare, un'inaugurazione,
qualcosa del genere. E devo dire che effettivamente la gente lì non mancherà, la scelta non mancherà, ma sarete voi a non essere tanto ben disposti, ehm, secondo me perché non è proprio qualcuno vicino a voi a livello di vibrazione. Cioè, è come se vi invitassero in un posto dove non è vostra abitudine andare e vi sentiste un po' fuori luogo in questa situazione o con queste persone. Però io sento che sarà proprio questo invito, questa cosa un po' inaspettata, che vi farà cambiare modo di vedere le cose e di percepire certe cose. Da qui si aprono queste prospettive, effettivamente, ragazzi. Per molti ci potrebbe essere un viaggio che apre la mente o potrebbe essere un viaggio per andare a questa manifestazione, a questo invito che vi fanno. Vi dico che potreste trovare degli intoppi durante questo spostamento, però ho la sensazione che sia come il là per darvi nuovi obiettivi, nuova speranza di poter raggiungere quello che voi volete. Soprattutto se questa torre rappresenta una storia che non si è chiusa molto bene nel passato, come se avessi bisogno di trovare una sferzata di energia nuova. E quindi il mese sarà, diciamo, improntato sul focalizzare nuovi obiettivi, nuovi desideri. È un po' come dire che state andando verso il vostro destino con la carta della stella. Per le persone che sono in una relazione, allora, devo dire che la vita sociale potrebbe distrarvi dalla vita di coppia, dalla relazione. Potrebbero esserci tante cose da fare durante questo mese e anche, vi faccio un esempio, se siete di quelle persone vecchio stampo dove la coppia fa tutto insieme, l'idea di unione qui deve essere cambiata. L'idea di cioè il fatto di fare tutto insieme non rende 2 persone più unite rispetto ad altre 2 che magari riescono a mantenere la propria indipendenza all'interno della relazione. E questo secondo me è un po' il lavoro che andrete a fare, no, sostenere comunque le vostre abitudini, le vostre teorie, i vostri ideali, nonostante ci possano essere punti di discordia con l'altro, è come se il cambiare modo di vedere le cose vi dà la possibilità con l'altra persona di trovare dei punti medi, di non fare di tutto un'erba un fascio. È come se ci fosse anche lì un restyling su come creare una dinamica di coppia o come creare una relazione ehm, il più in allineamento con ognuno dei componenti della coppia, insomma. Però anche qui avete la carta della stella e sento che è facile che arrivi come questa nuova speranza, perché quando c'è la comprensione, è come se si dicesse, ok, allora capisco che le cose sono andate così, allora ho ancora delle speranze per poter pensare questo, per poter fare quell'altro. L'unica cosa, fate attenzione, a quello che non si vede, mi viene da dire, perché qui avete la luna, ma anche le carte delle stelle. Parla di cioè si vedono di notte e di notte non si vede molto bene, quindi qui ci potrebbe essere come una sorta di visione parziale. Non è una visione offuscata, ma è una visione parziale di certe cose. Per chi fosse, ragazzi, in una relazione extra o ambigua, innanzitutto questa torre potrebbe essere una delusione che vi procura l'altro piuttosto che una vostra aspettativa non soddisfatta. Sento che cercherete di distraervi, ehm,
per qualcuno potrebbe anche venir bene fare un viaggio, ma è come se fosse una lotta interna, non ve ne potete andare da voi stessi, cioè a un certo punto dovete affrontarvi, affrontare le vostre paure, affrontare il fatto che siete stanchi, affrontare il fatto che bisogna mettere dei paletti, per qualcuno potrebbero essere regole, oppure degli obiettivi comuni alla relazione. Sento che qualcuno se lo chiederà proprio, ma abbiamo obiettivi in comune? C'è qualche cosa che possiamo costruire insieme come coppia? E se per caso siete in una relazione, insomma, non proprio rosea in questo periodo, ehm, può essere che la scelta qui sia per qualcuno di voi allontanarsi da questa persona, riprendersi un pochettino in mano la propria vita. Mi viene da dire anche che questo momento di distacco potrebbe proprio servirvi per capire che non sono tutti come quella persona lì, cioè ci sono diverse specie di uomini e di donne, non siamo tutti uguali, come le frasi fatte che si sentono spesso, e inizierete a chiedervi se effettivamente quella persona vale la pena o se è meglio pensare a voi stessi. Credo che con questa persona non si riesca a raggiungere un qualche cosa di concreto, è come se ci fosse sempre un tira e molla con questa persona che non vi rende chiare le idee. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo per aggiungere dei messaggi. Mm. Carta numero 30. È interessante questa carta, fa vedere che c'è una bilancia. Voi qui avete il 6 di pentacoli che ha una bilancia in mano, da qualche parte dovrebbe averla, no, in questa raffigurazione non ce l'ha. Di solito sì, ha una bilancia in mano. La cosa interessante di questa carta è che la bilancia pesa di più dal lato della farfalla, vedete che è più inclinato, mentre dove ci sono i soldi, ossia la parte materiale, il denaro, gli averi in generale, sono più leggeri. È come se vi dicessero di dare più peso alle cose dell'anima piuttosto che alle cose materiali. E qui io lo sento anche nel caso in cui voi dobbiate scegliere, non so perché mi sta venendo da dire questo, ma lo dico, se per caso avete un gruzzolo di denaro e dovete scegliere se fare degli abbellimenti in casa piuttosto che un corso per la crescita personale, qui vi consigliano un corso per la crescita personale, come se fosse più pesante la parte emotiva, più importante nel senso di pesante, ok? Bellissima carta, amici. Andiamo a vedere ancora Li Ching che ora... Ok. Carta numero 20, la contemplazione. E andiamo a vedere nel libro come lo traduce. Lo traduce come il contemplare. Nelle cerimonie sacre dell'antica Cina, il periodo che intercorreva tra il lavacro e l'offerta era il più solenne, il più carico di significato. Così deve essere in noi la contemplazione, un raccoglimento interiore, un momento in cui avvertiamo la nostra responsabilità di uomini, la nostra sottomissione a una legge, la nostra fiducia totale in Dio. Un uomo che assolva a ciò non può non emanare una specie di forza, di potere spirituale che tutti avvertono e tutti guardano a lui, attratti dalla sua personalità. L'esagramma accenna evidentemente a una personalità superiore.
Essa riesce a capire, a comprendere la necessità degli uomini che gli vivono attorno, perché ha un vivo senso di umanità, raggiunto appunto attraverso la contemplazione. Gli uomini la seguiranno, la imiteranno e impareranno riconoscendo la sua superiorità. Wow, messaggio profondo. Spero che vi sia stato d'aiuto, amici del Sagittario, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Se volete potete fare lo stesso lavoro attraverso la sezione degli abbonati, anche lì tratto le credenze limitanti, chiaramente in modo un po' più generico perché non ho la persona davanti, però è anche vero che lì ci sono anche altri temi di esoterismo, metamedicina, metafisica, insomma, per chi sta iniziando a studiare la magia bianca consiglio caldamente perlomeno di guardare i titoli, sono nelle playlist con le copertine lilla. Così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Sono 4 playlist, sono numerate e sono da guardare in ordine di numero. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!